Ci riuscite voi a fare l'amore senza baciare? A me non mi piace, a me piace baciare pure. La stessa cosa la cucina senza aglio e senza cipolla. Ma che bel risotto. È l'onda dell'amore, The Sound of Love, ragazzi. Yeah. Quando ci sarà questo qui sbriciolato sopra, che bontà. C'è una ricetta meravigliosa, proprio adatta a questo periodo, che è la vignaiola o la vignarola. È un insieme di tante verdure, di fave, piselli, carciofi e lattuga. E beh, io con questo piatto vi farò un qualcosa di meraviglioso, un risotto, che ho fatto già tempo fa a casa di un amico. Tutti sono leccati i baffi, 20 persone si sono mangiati pure e a pentola. Ingredienti: cipollotto fresco, carciofi, fave, lattuga e piselli. Qui abbiamo riso carnaroli, pecorino e guanciale. Però per tutti quelli vegani o i vegetariani che mi seguono, non vi preoccupate, potete anche non mettere il guanciale, certo. È un'altra cosa col guanciale, lo devo dire la verità. E poi l'olio buono. Pensiamo al guanciale. Il guanciale in questo caso che farà? Darà gusto e anche croccantezza. Sarà il crispy, no? Che muove a tante mode, consistenze e cose. Mo io il crispy. Quando ci sarà questo qui sbriciolato sopra il riso, che bontà. Leviamo la codenna. Taglio in 3 parti la fetta, così saranno più piccolini i dadini, se possibile anche in 4, guardate, così proprio dei dadini di gusto, cioè ogni volta che ci avrete in bocca questo guanciale croccante, ne penserete, ammazza Max, c'avevi ragione. Mo facciamo come facciamo sempre, lo facciamo bello sudà, proprio tipo una sauna, poi a un certo punto gli diamo una bottarella che diventa pure un po' croccante, non esageratamente croccante, ma croccante. Controllatelo piano piano, già viene voglia di assaggiare. Buono, quanto è buono il guanciale. Poi a noi romani, se ci levi il guanciale e il pecorino ci mette il KO, quindi a noi non ci devono fare l'embargo del petrolio, noi ci devono fare l'embargo del pecorino e del guanciale e ci mettono proprio sotto i piedi. Oh, vi dovete prendere il vostro tempo perché c'è qualcosa da fare. Ci sono da capire i carciofi, se li volete già comprare capati, se ve li pulite da soli capirete pure se vanno dato un bel carciofo fresco, se vanno dato qualcosa di vecchio. Così mi diceva sempre mio padre, se non sai ubbidire non sai comandare. Che vuol dire? Se tu non sai che manca carciofo, come fai a renderti conto se il fruttarolo te l'ha capato bene, te l'ha pulito bene? Quindi fatelo anche voi queste cose, servono sempre nella vita. Pulisco il carciofo, l'avete visto 10.000 volte fatto fare da me, no? Ecco qua. Cercate di sprecare il meno possibile, quello è la regola primaria. Taglia a metà, vediamo se c'è la barbetta. Ecco qua, vedete c'è la barbetta, la leviamo. Anche se non è dura, si può mangiare, non c'è problema. La vignarola, vignaiola, la stessa cosa. Che cos'è? È un piatto che si faceva per celebrare la fine dei carciofi e l'inizio dei fave e piselli. Quindi era proprio il periodo di aprile, maggio, che finisce il carciofo e incomincia i piselli. Acqua e limone, ecco qua. E li lasciamo qui dentro a bagno, già ce l'abbiamo. Oh! Iscrivetevi, ma ste ricettine, quanto sono belle. Iscrivetevi, non vi chiedo niente soldi, vi dovete iscrivere. Su YouTube, su Facebook, su tutto, su Instagram, su TikTok, dove pare a voi. E intanto qua ragazzi, ci siamo. Perfetto, tiro fuori il guanciale. Questi saranno fantastici, quando mangerete questo risotto andrete proprio a cercare questi pezzettini. Ecco qua, buoni. Questo grasso è eccessivo. Se mi servirà lo potrò utilizzare dopo. Intanto lo decanto un pochettino perché vedete sul fondo che è successo? C'è un po' di peperoncino o di pepe che si è bruciato. Non ce lo metto questo, dovete stare attenti a queste piccole cose. Do una pulita con la carta, levo tutto. Ecco qua. Sul fondo metto un goccetto di grasso di guanciale, un filo d'olio extravergine oliva. Qui che olio ci devo mettere? Qua ho scelto un olio umbro, Ranieri. Questo è un piatto dove l'olio penso che deve un po' un attimo essere adatto a questa ricetta, quindi userei un umbro, userei un toscano, un laziale, un qualcosa che sta avvicinando ai romani. Metteteci un paio di carciofi, per 4 persone un paio di carciofi sono più che sufficienti. Dobbiamo mangiare più verdure. Il condimento deve essere tanto, così stiamo proprio a posto con la nostra coscienza, soprattutto quando si tratta di verdure. Ecco qui, vedete? Piano piano, guardate che bel gambo che c'ha sto carciofo, questi sono proprio cimaroli, guardate che belli. Tagliamo a metà,
Vedete, non è qua barbetta dura, capito? Quella come qua mia, la barba del pischelletto, quella ancora che è morbida, capito? Taglio. Queste foglie, già tutto lavato, guardate, le metto dentro a quest'acqua calda, così aromatizziamo quest'acqua con il carciofo. E quell'acqua sarà il brodo di cottura del nostro riso, perché voi sapete bene che il riso viene bene ed è buono quando c'è un buon brodo e quando poi insomma ci si mette dentro un po' di grasso giusto. In questo caso io userò l'olio extravergine oliva, però quando ci metti parecchio burro, parecchio formaggio, il riso è tutta un'altra cosa, ancora più buono, no? Così, e questi sono i cambi. Qua ci vuole la cipolla, il cipollotto fresco, bello così. Lo sapete, io sono malato del cipollotto, dell'aglio, quindi tante volte voi mi chiedete, ma ricette senza aglio e senza cipolla? Ci riuscite poi a fare l'amore senza baciare? A me non mi piace, a me piace baciare pure. La stessa cosa la cucina senza aglio e senza cipolla, la stessa identica cosa. Tagliamo sottili sottili la cipolla, ok? Così. La potete tritare, potete farla. A me piace pure vederla così in questa ricetta. Adesso, mentre sta cipolla sta andando, immaginate in mezzo a sto grassetto del guanciale, l'olio extravergine oliva, gli mettiamo vicino i nostri carciofi. Vedi, c'è cambi troppo lunghi perché sto immaginando questo risotto. Voglio che ci siano dei pezzetti che entrano dentro alla forchetta quando lo mangerà, no? Questo è troppo doppio, vedete, mi è scappato troppo doppio. Se no sarebbe un boccone troppo grande, troppo grande, non ce la faccio a metterlo in bocca. Ecco, t'ho tagliato. Un pizzico di sale. Quando sentite che si sta quasi appiccicando sul fondo, io metto il riso, perché tanto i carciofi avranno bisogno di una quindicina di minuti per cuocersi, e quindi metto giù il riso. Ora facciamo tostare bene il riso. Quando il riso avrà assorbito tutto quanto il grasso, noi lo bagniamo. Fammi un po' di commessa in congelatore. Ecco qua. Eccola qua. Tanto devo bere qualcosa, no? Che famo? Stiamo a fare sto risotto, sicuramente lo farete nel giorno di festa. Che fai? Non te bevi niente. È un Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Mazza quanto è lungo sto nome. Di Val del Novo. Ah, oddio. Porta bene ragazzi, va. Famo finta virtuale. A voi, a me, e che ci portasse tanto bene. Salute, quella è la prima cosa. L'amore, la seconda cosa, e due spicci. Sfumiamo. Appena è tutto sfumato l'alcol, incominciamo ad aggiungere il brodo. Guardate il colore di quest'acqua, che è diventato ormai un brodo, con 5 minuti come è diventato. I piselli, guardate, adesso è stagione, questi adesso deve farli mangiare ai bambini. Sono delle caramelle. Anche questi li metto qua dentro, arricchiamo il brodo con i baccelli dei piselli. Dopo 10 minuti, che avete avuto il brodo, avete ottenuto il brodo, in quest'acqua facciamo un lavoretto, perché io già lo so a voi, a me la pelle della fava non mi piace. Ok, la leviamo le buccette, scottiamo le favette, (10 secondi) e le metto in acqua fredda. Vi posso assicurare che insomma la buccia della fava è un po' più spessa e meno elegante, soprattutto quando fai un risotto. Il risotto uno si aspetta una cosa un po' elegante, un po' frufru, ok? Quindi aggiungo altro brodo, mantenendo sempre il riso bello bagnato, ok? Vedete, così. Incominciamo a mettere qualche pisello, sempre in ebollizione, perché è come la pasta il riso. Mica fate sta pasta senza farla bollire, deve essere sempre in ebollizione, così mantiene bene anche la cottura. Guardate che colori. Tutto buono. Un altro pochetto e ci siamo. Adesso manca la lattuga e nella vignerola c'è la lattuga. Tagliamo questa parte delle foglioline verdi, no? Sottile, sottile, sottile. Ed è speciale la lattuga dentro la vignaiola. Sicuramente che facevano? Mia nonna, vostra nonna, utilizzavano le foglie, quelle esterne, quelle più dure, non le mangiavano a insalata perché erano un po' durette e lo usavano in questa maniera. Mia madre ci faceva pure gli involtini con la lattuga. Guardate i colori, guardate le verdure che ci sono. Aggiungiamo un po' di sale e ora mancano gli ultimi 4 minuti di cottura. Le favette le sgusciamo
appena sbondentate, vedete? Faccio così. Allora, questo è il lavoretto un po' da certosino, però... Oh, e che mangiano solo questi? E fateli pure lavorare. Li invitate tutto quanti, li fate mangiare bene, e fategli pure fare qualcosa. Li mettete qua e vi fate capo un po' di fave. C'è pure voi l'ospite che arriva sempre quando stiamo a servire a tavola e venisse un pochino prima, ci fa un po' di compagnia. Io offro pure un bicchiere di vino. L'importante è che si sa da fare pure lui. Sta a nevicare sul terrazzo mio. Pecorino ci vuole abbastanza. Ci sto. Fermo tutto. Metto le fave. Più della metà. Eccole qua. Belle. Che queste già sono cotte, no? Un goccetto di grasso di guanciale. Dici, Ce va, ce va. Devo mantecare. E dai, Un goccetto di extravergine oliva. E poi pecorino. Oddio, spero non me vola, che qua sta a tiravento. Non mi fa volare. Guarda che robetta. Mamma mia, ragazzi miei. Volete sentire ancora? Dovete iscrivervi. Commentate, commentate. È l'onda dell'amore, The Sound of Love, ragazzi. Guarda che spettacolo. Guarda che risotto. Ma che bel risotto. Una grattata di pepe abbondante che rinfresca, ci vuole. Guarda che spettacolo, guardate che risotto. E adesso un piatto bello ampio. Guardate come scende, guardate come scende. Guardate che piatto stupendo. E adesso le nostre caramelline, guardate. Sto piatto è una Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 25 aprile, è tutto, Mannaggia. Mo assaggiamo. Bicchiere. Oggi una signora al mercato mi ha fermato, mi ha detto: oh, tutto buono, però quando tiri fuori quel bicchiere dal freezer mi fa impazzire, quel bicchiere congelato. Mi ha detto: a chi lo dici? Io aspetto quello, aspetto. Mo, assaggiamo un po' di guanciale. Eccolo qua, devo assaggiarlo perfetto, no? Quando devi un po' in bocca quel pezzetto di guanciale impazzisci. Buono, economico, però fatto con la roba buona, mi raccomando. Riprovatelo, rifatelo che farete un figurone. La nostra, sempre. Mamma mia che buono.